Boss, criminali, che in alcuni casi hanno ispirato dei film. Molti di loro sono stati potenti, invincibili e al di sopra della legge. Hanno avuto vita facile, soprattutto negli anni 60, dove lo Stato perdeva terreno nella lotta a questi boss. E loro ne hanno approfittato, facendo fortune e ricchezze, sostituendosi in tutto allo Stato, diventando, nei loro territori, un altro Stato. Il boss di cui voglio parlarvi in questo video non è un mito o una leggenda. Voglio parlarvi di Michele Greco, detto il Papa. Per alcuni pentiti aveva poco spessore, lo ritenevano un pupazzo nelle mani dei corleonesi di Totò Riina, ma per il pool antimafia era un responsabile di quegli anni di terrore che avvolse Palermo nella seconda guerra di mafia in poi. Nel 1978 diventa il capo dei capi di Cosa Nostra, prendendo il posto di Don Tano Badalamenti, che era stato posato dalla commissione, e ha tenuto le redini fino al giorno del suo arresto, nel 1986, passando di fatto il comando della commissione a Totò Riina. In quei 8 anni a capo di Cosa Nostra si è visto in Sicilia uno spargimento di sangue mai verificato prima. Secondo i pentiti Tommaso Buscetta e Totuccio Contorno, il Papa non era la mente principale delle violenze contro lo Stato, ma era al vertice di Cosa Nostra e spesso eseguiva gli ordini di Riina. Il Papa è rimasto sconosciuto alle forze dell'ordine per molti anni, fino al 1982, quando Rocco Chinnici e Ninni Cassarà avviarono un'indagine che ha portato al maxi processo di Palermo, il famoso Greco più 161. Fu arrestato nel febbraio del 1976, dopo 10 giorni che era cominciato il maxi processo alla mafia, in un casolare delle campagne di Caccamo. Ma partiamo dall'inizio, vediamo come è diventato Michele Greco, detto il Papa. Nato a Palermo il 12 maggio 1924, terzo di 6 figli di mamma Caterina Ferrara e papà Giuseppe, che tutti chiamavano Piddu Tinente. Cresce nella borgata di Croceverde Giardini. Suo padre, Giuseppe, è un uomo rispettabile che lavora per i conti Tagliavia, proprietari di un vasto fondo agricolo coltivato a mandarini. Nonostante non sia direttamente coinvolto con una cosca mafiosa, Piddu Tinente gode di un certo rispetto nella zona e viene considerato il capo mafioso locale. La pace fra la sua famiglia e quella dei cugini di Ciaculli viene interrotta da una rissa nell'ottobre del 1939 che si conclude con la morte di Giuseppe, un fratello di Michele, il Papa, che aveva solo 17 anni. Da lì inizia la faida tra i Greco di Ciaculli e quelli di Croceverde Giardini. Scorre tanto sangue e miete tante vittime quella faida, fino al punto che Piddu Tinente venne richiamato dai vecchi boss di Palermo per riportare ordine nella borgata e far cessare quella faida. Tanto che da Brooklyn scese in Sicilia Profaci, di Cosa Nostra americana, affinché si mettesse fine a quella mattanza. Piddu Tinente non poté dire di no, e fu così che dovette seguire i consigli dei boss. Era il 1946. La pace era stata fatta tra i cugini Greco. Tutto venne messo a tacere e i Greco di Piddu Tinente erano ancora all'ombra della magistratura. Ma fino al 1962, quando scoppia la prima guerra di mafia, e l'anno successivo, 1963, Piddu Tinente venne denunciato per associazione a delinquere, ma ne uscì con 3 anni di soggiorno obbligato, fino ad essere trasformata in vigilanza speciale. Nel 1965 sono i 2 figli, Michele, detto poi il Papa, e Salvatore, che sarà chiamato poi il Senatore, a prendere le redini della famiglia. Il salto di qualità della famiglia dei Greco lo compie quando compra il fondo, nella quale ha sempre lavorato e che prima dell'acquisto aveva gestito pagando un affitto. Il fondo in questione è quello dei conti Tagliavia, il fondo Favarella. Michele Greco, il Papa, per gradi si impadronisce della fortuna del suo ex padrone, il conte di Tagliavia. Il primo passo dei Greco consiste nel prendere in affitto un vasto fondo contenente numerose case coloniche e agrumeti. Per poco dopo
per ragioni misteriose, i Greco ottengono la riduzione dell'affitto. Poi, una disperata mancanza di liquidità costringe i proprietari a mettere in vendita il terreno. L'unico potenziale acquirente, dopo aver versato la caparra per l'acquisto, fa misteriosamente marcia indietro, consentendo così ai Greco di acquistare tale fondo ad un prezzo veramente irrisorio. Agli inizi degli anni 70 Michele Greco diventa il capomandamento di Ciaculli ed entra così nella commissione provinciale e grazie al fondo Favarella stringe amicizie altolocate. Infatti, rispetto agli altri boss, è un uomo ricco e frequenta la Palermo per bene, come se fosse un nobile. Il fondo gli rende un sacco di soldi, che oltre l'agrumeto ha dei pozzi di acqua dove ricava un business che gli consente grossi guadagni. Infatti controllavano gran parte dei rifornimenti idrici della città di Palermo e Michele Greco riceveva dalla Cassa del Mezzogiorno dei finanziamenti per i suoi pozzi e lui rivendeva l'acqua agli acquedotti comunali. Dietro regolari contratti con il comune, Michele Greco rivendeva la sua acqua in eccesso al comune per il fabbisogno idrico, anche se la legge non dicesse proprio questo. I Greco facevano soldi a palate con la loro acqua. Michele Greco prende potere, ma nella metà degli anni 70 Cosa Nostra comincia a dividersi in due, perché i corleonesi di Totò Riina, che nel frattempo aveva preso in mano il mandamento di Corleone perché Lingio fu arrestato nel 1974, aveva l'intenzione di conquistare Palermo e la commissione. Così c'era chi voleva frenarli, come Giuseppe Di Cristina, boss della provincia di Caltanissetta, che aveva intuito la strategia di Totò Ugurtu. Michele Greco, in quel periodo, cerca di contare ancora di più, fare la scalata fino ai vertici dell'organizzazione. Mette a disposizione la sua tenuta di Favarella al capo dei capi di allora, Tano Badalamenti, a Stefano Bontate e a Inzerillo, per le riunioni della cupola, diventando così il punto di riferimento per le riunioni. Era il santuario della commissione. Lì cominciò ad essere il saggio dell'organizzazione, essendo anche il più pacifista e moderato, cercando di far ragionare la commissione su cosa stavano facendo i corleonesi di Riina. Ed è proprio lì che comincia il suo doppio gioco, facendo finta di appoggiare i nemici di Riina, ma dall'altra parte si avvicinava proprio a Totò, perché aveva capito che per salire sul trono doveva indebolire Badalamenti e Bontate, e aveva capito che solo attraverso i corleonesi ci sarebbe riuscito. D'altro canto Riina aveva capito che aveva l'appoggio che cercava dentro la commissione e promise a Michele Greco che un giorno si sarebbe seduto sullo scettro dell'organizzazione come un papa. Non passa molto tempo che la promessa di Riina diventa realtà, quando nel 1978 la commissione espelle il capo dei capi della commissione Don Tano Badalamenti, che fu costretto poi a fuggire prima in Spagna, poi in Brasile. Nel corso di una riunione della commissione, il fondo Favarella, Riina convince a far promuovere Michele Greco come capo della commissione, nel maggio del 1978, dicendo ai presenti che sarà il nostro papa, nomignolo che da lì lo accompagnerà fino alla fine. Riina aveva così mantenuto la sua promessa, ma era solamente una tappa della sua strategia. Infatti, qualche mese dopo, fece promuovere la commissione a capomandamento di Ciaculli Pino Greco Scarpuzzedda, che era stato poco prima il killer del colonnello dei carabinieri russo a Figuzza. Era un altro tassello messo da Riina. Scarpuzzedda diventerà una pedina fondamentale per Totò Ugurtu. Michele Greco, il Papa, ormai riveste una posizione di prestigio all'interno di Cosa Nostra. Era quello che aveva sempre voluto, ma nel 1980 viene convocato in questura riguardo a delle indagini che avevano rivelato una grossa transazione di denaro tra lui e il fratello di Stefano Bontate, Giovanni. Viene interrogato dal giudice Giovanni Falcone, ma se la caverà. Nel 1981 Riina passa al contrattacco e fa eliminare Stefano Bontate nell'aprile del 1981 e un mese dopo l'altro capomandamento di Passo di Rigano, Salvatore Inzerillo. Con questi omicidi ha avuto inizio la seconda guerra di mafia,
eliminando tutti i fedeli di questi ultimi che avrebbero potuto guastargli il sonno del futuro capo dei capi di Corleone. Attraverso l'eliminazione di tutti i componenti della fazione opposta e sostituendoli con uomini di fiducia, Rina prende in mano la commissione, anche se formalmente il capo della commissione restava Michele Greco, il Papa. La strategia dei corleonesi era partita anni prima, dal 1975, quando chiesero alla commissione il delitto del colonnello Russo, che fu rifiutato soprattutto alla contrapposizione di Cristina e Bontate. Ma i corleonesi rinviarono solo il delitto al 1977 a Figuzza. In quella situazione, Bontate, Di Cristina e Pippo Calderone chiesero delle spiegazioni a Michele Greco, il quale disse di essere stato tenuto all'oscuro di tutto, che aveva saputo che era stato un componente della sua famiglia, Pino Greco Scarpuzzetta, ma dileguò il discorso dicendogli che per uccidere uno sbirro non occorrevano spiegazioni. Di Cristina e Calderone fecero intendere a Michele Greco che stava diventando un burattino nelle mani di Rina. Gli stessi verranno uccisi l'anno successivo. Il Papa lì spiegò alla commissione che la morte di Cristina era stata giusta in quanto confidente dei carabinieri. Lì era già partito tutto il piano dei corleonesi, ma anche quello di Michele Greco. Negli anni in cui il Papa è stato al comando dell'organizzazione fu uno dei periodi più sanguinari di Cosa Nostra. L'organizzazione, i corleonesi si scagliarono contro magistrati, carabinieri e fazione opposta a loro, sbarazzandosi di tutti i nemici, anche quelli futuri. Salgono al comando, ma nel 1982 la tranquillità di tutti i boss della cupola, quelli nuovi, quelli dei mandamenti anche ricostruiti da Totò Curtu, sta per finire. Esce fuori un rapporto della magistratura chiamato Michele Greco più 161. È il primo passo alla vera lotta contro la mafia. In questo rapporto viene fuori la posizione di rilievo che ricopre Michele Greco il Papa dentro l'organizzazione di Cosa Nostra. Il rapporto è stato fatto dal vicequestore Ninni Cassarà, che morirà nel 1985. Il Papa, come tutti gli altri boss e affiliati dell'organizzazione, non possono dormire più tranquilli. E Michele Greco, che per la prima volta è davanti ai riflettori e ad un mandato di cattura. Mandati che sono stati firmati dal giudice Rocco Chinnici, a carico di 87 persone, tra cui Michele Greco, il fratello Salvatore, Totò Riina e Bernardo Provenzano. Michele Greco si dà alla latitanza, anche se era già da qualche anno che viveva come se lo fosse. Nel rapporto veniva alla luce chi era veramente Michele Greco. Veniva descritto come il capomafia di tutta Palermo. Il capo dei capi era lui, Michele Greco, il Papa, di Ciaculli. Per la grande importanza riconosciuta nel rapporto 162 venne ribattezzato proprio a Michele Greco più 161. L'anno successivo, 1983, Rocco Chinnici conferma altre 2 volte i mandati di cattura, aggiungendo altri personaggi, fino al 4º mandato che aveva emesso Falcone a carico di 14 indagati per l'omicidio del generale Dalla Chiesa, di 3 carabinieri e dei boss Bontate, Inzerillo e Alfio Perlito. Era il 9 luglio del 1983. 20 giorni dopo, il 29 luglio 1983, la reazione di Cosa Nostra è violentissima. Con un'autobomba uccide il giudice Rocco Chinnici, la sua scorta e il portiere dello stabile dove abitava. Cosa Nostra è ancora forte, ma il rapporto dei 162 più le dichiarazioni dei pentiti Buscetta e Contorno porteranno al 10 febbraio 1986 all'inizio del maxi processo alla mafia nell'aula bunker di Palermo. Nei gabbiotti ci sono molti boss, soldati e capi decina, ma manca lui, Michele Greco, il massimo esponente di Cosa Nostra. Il Papa era latitante e aveva lasciato anche la tenuta di Favarella. Ma 10 giorni dopo l'inizio del maxi processo, all'alba del 20 febbraio 1986,
in un casolare di campagna a Caccamo, i carabinieri arrivano finalmente al Papa. All'interno del casolare trovano un anziano in pigiama con dei baffi folti e la Bibbia sul comodino, con un documento che dice di essere un certo Giuseppe Di Fresco. A quel punto i carabinieri dovevano accertare chi fosse veramente quell'uomo. A questo ci pensò chi aveva preso il posto di Chinnici, Antonino Caponnetto. Si fece dare una vecchia foto segnaletica di Michele Greco e ci scarabocchiò su un bel paio di baffi. La somiglianza risulta impressionante. Così, davanti all'evidenza, l'anziano, Michele Greco, ammise di essere lui. Era stato catturato il capo dei capi, ma nessuno vedrà mai le sue foto in manette o del suo ingresso in caserma. Lì svaniscono i suoi progetti, i suoi sogni di gloria, e dopo solo 6 giorni è dentro i gabbiotti dell'aula bunker per combattere un'altra battaglia, questa volta con la giustizia.